Ciao, buongiorno. Siete capitati sulla sessione short di empatia e rapport. Forse non riuscirò a parlare anche di abitudini. Era mia intenzione, ci sono riuscito nello spiegone a cui vi rimando per ristrutturare le abitudini poco produttive, come abbiamo visto la scorsa sessione per le convinzioni poco produttive. Vi ricordo solamente di iscrivervi al canale, siamo a 39 ieri mattina, cliccate la campanellina così ogni volta che esce un video nuovo siete aggiornati, sapete il filo rosso che sto cercando di costruire tra argomento e argomento con i vari collegamenti. Se mi aiutate in questo progetto iscrivendovi al canale, io riesco a mettervi gratuitamente a disposizione i contenuti. Bene, partiamo con l'empatia. Empatia, che cos'è l'empatia? Si confonde spesso con la simpatia, sono in realtà due cose completamente diverse. La simpatia è l'estensione di un mio sentimento a qualcuno, ok? Cioè, mi trovo in confidenza, mi sta simpatico, mi sta antipatico, quello che provo verso quella persona si estende all'altra persona e insieme abbiamo lo stesso sentimento, sympathos, come dicevano nell'antica Grecia. L'empatia è una cosa diversa perché in realtà significa che io comprendo il sentimento, l'emozione che l'altra persona sta provando mentre sta con me, oppure no, insomma, voglio dire, stiamo parlando o non stiamo parlando. E questo capite che è abbastanza importante per anche quello che dicevamo l'altra volta riguardo alla comunicazione, le convinzioni e quant'altro, perché mi aiuta a capire come la vede, come si sente l'altro riguardo quello di cui stiamo parlando, all'interazione che stiamo avendo, riguardo allo stare con me, per esempio, perché comunicazione e relazione, come abbiamo visto in altre sessioni, significa anche parlare sotto le righe della relazione che c'è tra le due persone che stanno in sintonia o non stanno in sintonia nella comunicazione. Quindi l'empatia è una base enormemente importante per capire cosa sta provando l'altro mentre appunto parlo o mentre lui parla con me, perché questo mi aiuta a capire come gestire o ristrutturare il modo di interagire, per esempio, con l'altra persona. Mi collego all'ultima sessione che abbiamo fatto sulle convinzioni, sulla mappa e il territorio, se vi ricordate, se no lo trovate nelle convinzioni, vedevi il short che è spiegato in maniera rapida piuttosto esauriente. Se io non capisco l'altra persona come la vede, come si sente, che emozioni ha riguardo all'argomento di cui stiamo parlando o riguardo a quello che volete, è difficile che riuscirò a stabilire una buona sintonia con lui. Ok? Per questo è importante l'empatia. Cosa viene dopo l'empatia? Il rapport. Chi ha inventato questa parola, forse Richard Bandler, ma non sono troppo sicuro. Rapport significa essere in sintonia nel momento in cui avendo uno scambio con un'altra persona. La definizione è abbastanza semplice e sommaria, come avete visto. Più importante invece è come si costruisce questa sintonia. Il rapport è un processo relativamente semplice, semplice descriverlo e difficile farlo. Per quello che ne so io, ho inventato Richard Bandler in programmazione neurolinguistica e si sostanzia di due cose, ricalco e guida. Ricalco significa, dopo che ho capito l'altro come si sente, cosa pensa riguardo a quello che stiamo dicendo, riguardo a quello di cui ci stiamo confrontando, capisco che abbiamo delle differenze nel modo di vedere quella cosa e sono io a voler fare il primo passo per andare incontro a lui, magari adattando il modo in cui comunico, no? Se io gesticolo come un francese e il mio interlocutore invece è fermo come un sasso, forse se gesticolo un po' di meno rimango anch'io un pochino più compito, lui avverte una minor distanza tra me e lui, ok? Oppure sull'argomento di cui stiamo parlando ci sono cioè, visioni completamente diverse, beh, io alcune cose magari le smusso, mi avvicino a lui e lui nota che sto cercando di costruire una base comune di sintonia, di visione comune per avere uno scambio. Poi ognuno alla fine rimarrà della sua idea, ma badate bene che quando ci confrontiamo con qualcuno che la vede differente, in maniera differente da noi, ci stiamo sicuramente arricchendo. Quindi,
Una volta che sono riuscito a trasmettere questa volontà di fare un passo nei suoi confronti, quando ci stanno quella una, due cose per me importanti, irrinunciabili, su cui ci terrei che l'interlocutore venisse, insomma, un pochettino dalla parte mia, inizia la fase di guida, ok? E quindi il processo è questo sostanzialmente. Aver dimostrato la volontà di andare incontro all'interlocutore, poi quando è l'ora di condividere la nostra visione sulla una, due cose massimo che riteniamo importanti, cercare di convincere l'interlocutore su quel paio di cose, dopo avergli dimostrato che siamo stati per primi noi disposti ad andare incontro su le altre questioni o le altre cose che per lui erano importanti. Dentro le abitudini non ci sto assolutamente, è un argomento lontano ma correlato, molto correlato alle convinzioni. Mi dispiace, ma per stare nella promessa dei 5 minuti veramente non c'è modo. Vi rimando allo spiegone su empatia, rapport e abitudini nella playlist spiegone. Vi rinnovo l'invito a cliccare su iscriviti e cliccare anche la campanella così siete aggiornati perché ho intenzione di produrre questi contenuti con una certa frequenza proprio per darvi anche contezza di quanto queste cose sono collegate. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e forza ragazzi, ciao!